Esiste una macchina nel tuo cranio che opera secondo leggi fisiche estremamente complesse, molte delle quali ancora oggetto di studio. Produce calore proprio come un motore, ma produce anche terrore. Non emette fotoni, ma vede i colori. In 3 indagini precedenti abbiamo letteralmente distrutto la realtà. Abbiamo dimostrato che la materia è solo un'onda di probabilità quantistica e che lo spazio e il tempo sono un'illusione emergente. Ma c'è un problema enorme in tutto questo. Se tutto è un'illusione quantistica, chi è che sta subendo l'illusione? Se il film dell'universo non esiste oggettivamente, chi è seduto in sala a guardarlo in questo momento? Io sono Renderium e oggi affrontiamo l'ultimo testimone rimasto sulla scena del delitto cosmico. Te stesso. Dopo aver fatto a pezzi il cosmo intero, ci siamo accorti che l'unica cosa di cui sei assolutamente certo in questo preciso istante, l'unica verità incrollabile, è che stai provando qualcosa. Stai ascoltando la mia voce. Ma la fisica non ha assolutamente idea del perché. Preparati, perché questo è il caso più oscuro che abbiamo mai affrontato. Siamo arrivati alla fine di un lungo viaggio. Fino ad ora ci siamo comportati come investigatori che cercano indizi là fuori, nel mondo esterno. Ma immagina un detective che passa una vita intera a setacciare una scena del crimine, analizzando ogni granello di polvere, per poi rendersi conto che le uniche impronte digitali presenti nella stanza sono le sue. Questa è esattamente la situazione della fisica moderna. La meccanica quantistica ci dice che prima di essere misurata, una particella si trova in una sovrapposizione di stati. È come una moneta che gira in aria all'infinito, né testa né croce, ma entrambe le possibilità sospese in un limbo matematico. Affinché la moneta cada, affinché l'onda collassi in una realtà definita e solida, è necessario un atto di misurazione, un'osservazione puntuale. Ma cosa definisce un osservatore? Un telescopio di ottone? Un computer di silicio? O forse, in fondo a questa infinita catena di macchine, serve una mente cosciente che registri l'informazione? Più smontiamo la materia nei laboratori, più la materia sembra richiedere la nostra presenza per esistere in modo concreto. La mente non è più un dettaglio trascurabile, è diventata il perno centrale dell'intero universo. Per capire questo mistero, dobbiamo prima guardare al colpevole più ovvio, il tuo cervello. Dal punto di vista strettamente biologico e fisico, sappiamo esattamente cos'è. È un computer fatto di carne e acqua salata. Immagina la rete stradale di una metropoli gigantesca durante l'ora di punta, con 86 miliardi di incroci che si accendono e si spengono incessantemente. Questi sono i tuoi neuroni. Fisicamente, il cervello è una macchina che elabora input e produce output. La luce entra nei tuoi occhi, viene tradotta in impulsi elettrici, viaggia attraverso i cavi nervosi e il tuo corpo reagisce. È un meccanismo ad orologeria incredibilmente complesso, ma pur sempre un meccanismo governato da leggi fisiche. Se ti pungo con uno spillo, un segnale di dolore viaggia a circa 30 metri al secondo lungo il tuo braccio, raggiunge il midollo spinale e innesca un riflesso che fa contrarre il tuo muscolo per ritrarre la mano. Tutto questo processo è perfettamente misurabile, quantificabile e riproducibile in laboratorio. Dal punto di vista della fisica classica, potremmo teoricamente mappare ogni singolo atomo del tuo sistema nervoso e prevedere esattamente come ti comporterai, come un software in esecuzione. Ed è proprio qui che la scienza sbatte contro un muro di cemento armato. Abbiamo descritto perfettamente il meccanismo fisico del riflesso, la chimica del dolore e l'elettricità del nervo. Ma manca qualcosa di fondamentale in questa equazione. Manca il fatto che quel dolore tu lo senti. Fa male. C'è una sensazione interiore. Pensa a un termostato appeso al muro. Misura la temperatura della stanza e accende il riscaldamento. Esegue un calcolo. Ma il termostato non sente freddo.
Noi sì, perché l'elaborazione di dati nel nostro cervello è accompagnata da un'esperienza interiore, privata e soggettiva. Immagina di avere il progetto tecnico più dettagliato al mondo di un pianoforte a coda, con ogni corda, martelletto e pedale calcolato al. Quel progetto ti spiega alla perfezione come funziona lo strumento, ma non ti fa sentire minimamente il suono travolgente di una sinfonia. La fisica ci dà il progetto del cervello, ma tace completamente sulla sinfonia dell'esperienza cosciente. Questa disconnessione totale tra la materia oggettiva e l'esperienza soggettiva è il più grande enigma della scienza contemporanea. Nel 1995 il filosofo David Chalmers ha dato un nome a questo baratro, definendolo l'hard problem, il problema difficile della coscienza. Chalmers ha fatto una distinzione chirurgica e brutale. Da un lato abbiamo i problemi che la scienza sa come attaccare, dall'altro abbiamo un mistero che sembra violare la logica stessa. Il problema difficile si riduce a una domanda spietata. Perché l'elaborazione fisica delle informazioni non avviene semplicemente al buio? Perché l'evoluzione non ci ha resi degli zombie filosofici? Uno zombie filosofico non è un mostro dei film horror, ma un concetto mentale precisissimo. Immagina un essere umano biologicamente identico a te, atomo per atomo. Parla, ride, piange e scappa dai pericoli esattamente come te. Ma dentro non prova assolutamente nulla, nessuna vera gioia, nessun vero dolore, nessuna esperienza cromatica. È una macchina vuota, un guscio privo di luce interna. Eppure, secondo le spietate leggi della fisica e della biologia darwiniana, quello zombie funzionerebbe benissimo e sopravviverebbe perfettamente. Quindi, perché la natura ha sprecato energia per accendere la luce della soggettività dentro di noi? Per capire quanto sia profondo e isolato questo problema difficile, dobbiamo guardare ai cosiddetti problemi facili della mente. Attenzione, facili non significa che li abbiamo già risolti, ma che sappiamo, in linea di, quali strumenti fisici usare per affrontarli. Parliamo di cose come la capacità di concentrare l'attenzione, di riconoscere un volto amico in mezzo alla folla o di controllare il ciclo del sonno. Pensa a un gigantesco ufficio postale completamente automatizzato. I pacchi entrano, vengono scansionati, smistati su nastri trasportatori diversi in base al codice a barre e infine spediti. È un processo complesso, formidabile, ma puramente meccanico. Anche l'apprendimento e la memoria rientrano tra i problemi facili. Possiamo fisicamente osservare le sinapsi che si rafforzano o si indeboliscono nel cervello, come cavi di rame che cambiano spessore per far passare più corrente. La neuroscienza sta mappando brillantemente l'ufficio postale. Ma risolvere tutti i meccanismi di smistamento non ci spiega minimamente chi è quell'entità misteriosa che, alla fine, legge il contenuto delle lettere. Questa frattura insormontabile è stata definita dal filosofo Joseph Levin come il baratro esplicativo. È un concetto cruciale per la nostra indagine di oggi. Significa che, per quanto noi possiamo arricchire la nostra mappa fisica del cervello, non esiste alcun ponte logico che ci porti dalla materia all'esperienza. Immagina di voler costruire un ponte tra due scogliere titaniche. Sulla scogliera di sinistra hai le leggi della fisica, la chimica organica, i neurotrasmettitori e i campi elettromagnetici. Sulla scogliera di destra hai l'amore, la rabbia, il sapore dolce del miele e l'incredibile colore rosso di un tramonto. Puoi costruire il lato fisico del ponte in modo sempre più sofisticato, aggiungendo dettagli su reti neurali e recettori proteici. Ma il ponte si fermerà sempre a metà strada, sospeso sul baratro. Non c'è assolutamente nulla in un'equazione chimica che implichi logicamente la nascita di una sensazione. È come cercare di estrarre acqua spremendo un blocco di granito. La scienza richiede cause ed effetti misurabili, ma l'esperienza cosciente sembra emergere dal nulla,
come un fantasma che infesta la macchina biologica. Ed eccoci qui, sull'orlo di questo abisso spaventoso. Abbiamo smantellato la solidità della materia. Abbiamo rivelato che il tempo è un'illusione generata dall'entropia. E abbiamo visto che forse siamo solo dati in un codice sorgente. Ma il codice, per esistere, deve essere letto da qualcuno. Quel qualcuno sei tu. Se la fisica classica non può spiegare la coscienza, e se i neuroni da soli non bastano a giustificare il fatto che tu esisti come soggetto provante, allora dobbiamo scendere più in profondità. Dobbiamo spingerci nel territorio di confine dove la biologia incontra i misteri più oscuri e taciuti del cosmo. Nel corso di questo epilogo esploreremo le ipotesi più estreme e affascinanti mai concepite dall'uomo. La coscienza è un effetto quantistico celato nei microtubuli del cervello? È un'illusione creata da una mente predittiva per ingannare se stessa? O forse l'universo intero è permeato di interiorità fin dal Big Bang? Mettiti comodo e preparati a guardare nello specchio. L'interrogatorio finale è appena cominciato. Come abbiamo visto sull'orlo di questo abisso concettuale, la biologia e la chimica ci portano solo fino a un certo punto. Ora, per comprendere il vero nucleo del problema, ti porto al centro esatto della tua mente. Voglio che tu guardi lo schermo in questo istante. Quello che stiamo proiettando è un rosso puro, assoluto, vibrante. Dal punto di vista fisico, sappiamo esattamente cosa sta succedendo. Il tuo monitor sta emettendo fotoni a una specifica lunghezza d'onda, circa 650 nanometri. Questi fotoni colpiscono la tua retina, innescano una reazione elettrica nel nervo ottico e raggiungono la corteccia visiva. Tutto questo è misurabile, calcolabile, oggettivo. Ma c'è un dettaglio che nessuna equazione può catturare: l'esperienza vivida e personale di vedere il rosso. In filosofia della mente, questo elemento soggettivo irriducibile prende il nome di qualia. Immagina di addentare un limone. La scienza può descrivere perfettamente la formula chimica dell'acido citrico e mappare i recettori sulla tua lingua. Ma la mappa scientifica non è il territorio dell'esperienza. Quella sensazione aspra, pungente, che ti fa stringere gli occhi, appartiene solo a te. I qualia sono i mattoni fondamentali della tua vita interiore, la differenza abissale tra elaborare un dato e provare qualcosa. Fisicamente parlando, l'universo là fuori è sorprendentemente silenzioso e buio. I colori, i suoni, gli odori non galleggiano nello spazio in attesa di essere catturati. Esistono solo radiazioni elettromagnetiche, onde di pressione nell'aria e chimiche disperse. È la tua coscienza a compiere il miracolo della traduzione. È un po' come guardare i solchi incisi su un disco di vinile. Se li osservi al microscopio, vedi solo valli e creste di plastica graffiata. Non c'è traccia della nona sinfonia di Beethoven in quella plastica. È solo quando la puntina scorre e il sistema traduce quelle variazioni fisiche che la musica esplode nell'aria. Il tuo cervello è quel giradischi, ma il mistero è: chi sta ascoltando la musica? Come fa una frequenza d'onda grigia e inerte a trasformarsi nel calore visivo di un tramonto? Questo è quello che il filosofo David Chalmers ha battezzato l'hard problem, il problema difficile della coscienza. Possiamo spiegare i meccanismi facili, come l'occhio mette a fuoco, come reagiamo agli stimoli, come memorizziamo un volto. Ma il passaggio magico dalla meccanica all'esperienza vissuta rimane un muro invalicabile per la fisica convenzionale. Per capire quanto sia isolata questa esperienza soggettiva, dobbiamo fare appello a uno degli esperimenti mentali più famosi del Novecento. Nel 1974, il filosofo Thomas Nagel pubblicò un saggio dal titolo provocatorio: Che effetto fa essere un pipistrello? Scientificamente, conosciamo il pipistrello alla perfezione. Sappiamo che naviga nel buio totale usando l'ecolocalizzazione
emettendo ultrasuoni che rimbalzano sugli insetti per creare una mappa spaziale. Possiamo ricostruire la geometria esatta dei suoi impulsi neurali, ma filosoficamente Nagel ci mette con le spalle al muro. Potremo mai sapere cosa si prova a percepire il mondo attraverso il sonar. Pensa di dover descrivere il colore rosso a una persona nata completamente cieca. Puoi parlargli di lunghezze d'onda, di termodinamica, di associazioni psicologiche con il calore o il pericolo. Lui capirà tutta la fisica del rosso, ma non avrà mai, nemmeno per un istante, l'esperienza del rosso. La coscienza è una stanza chiusa a chiave dall'interno. La scienza osserva l'edificio da fuori, mappa le tubature e i cavi elettrici, ma non può sbirciare dalle finestre. Questo isolamento crea una frattura insanabile nel cuore del metodo scientifico. La scienza moderna è stata costruita sull'osservazione in terza persona. Si basa su dati che io, tu e qualsiasi ricercatore nel mondo possiamo misurare e confermare in modo indipendente. Un termometro segna 20 gradi sia che lo guardi tu, sia che lo guardi io. Ma la coscienza esiste unicamente ed esclusivamente in prima persona. Immagina di smontare un televisore e guardarlo dal retro. Vedrai schede madri, condensatori, fili di rame e chip di silicio. Potrai misurare il voltaggio di ogni singolo componente. Ma guardando i circuiti non avrai la minima idea se la TV sta trasmettendo un documentario sulla natura o un film horror. Il cervello è quel groviglio di cavi. Rallentiamo il tempo e avviciniamo la camera a questa struttura. Noi possiamo scannerizzare il cranio, tracciare il flusso sanguigno, registrare le tempeste elettriche tra le sinapsi. Eppure, in tutta questa magnifica ingegneria biologica, non c'è traccia fisica dei tuoi sogni, delle tue paure o del sapore del caffè che hai bevuto stamattina. Se la struttura fisica non spiega l'esperienza, allora si apre la porta a un'ipotesi inquietante, lo zombie filosofico. Attenzione, non stiamo parlando dei mostri dei film horror. Questo è un esperimento mentale rigoroso. Immagina una creatura che sia atomo per atomo, cellula per cellula, identica a te. Parla come te, ride alle tue stesse battute, piange se si fa male. Ma dentro è completamente buio, non ha qualia. È come un personaggio non giocante in un videogioco. Se gli spari, l'algoritmo fa partire l'animazione del dolore e l'audio di un urlo, ma nessuna linea di codice sta soffrendo davvero. Fisicamente, il tuo sosia zombie e tu siete indistinguibili. I vostri cervelli elaborano le informazioni nello stesso identico modo. Eppure, tu sei cosciente. Lui è solo un guscio vuoto che simula la vita. Se la fisica e la biologia dettano ogni nostro movimento, e se una macchina biologica può fare tutto ciò che facciamo noi senza aver bisogno di un mondo interiore, allora perché l'evoluzione si è presa la briga di accendere la luce della coscienza dentro di noi? Questo ci costringe ad ammettere una verità scomoda. Agire in modo intelligente non è una prova di coscienza. Pensa a un termostato domestico. Sente che la stanza è fredda e accende il riscaldamento. Reagisce all'ambiente per raggiungere un obiettivo. Ma nessuno sano di mente direbbe che il termostato sente freddo. Noi umani compiamo azioni infinitamente più complesse, certo. Componiamo poesie, costruiamo razzi, piangiamo per amore. Ma se guardiamo la nuda materia, siamo solo termostati estremamente evoluti, guidati da catene di reazioni chimiche ineluttabili. La complessità del comportamento è solo un trucco di prestigio. L'azione esteriore non garantisce l'esistenza di uno spettatore interiore. Il guscio vuoto si muove, ma la sala di controllo è deserta. Per secoli abbiamo creduto che sezionando la materia sempre più in piccolo avremmo trovato le risposte a tutto. Questo è il riduzionismo. Ha funzionato per la chimica, ha funzionato per la genetica, ha persino funzionato per l'energia nucleare. Ma con la mente si schianta contro un muro di cemento armato. Smontare un cervello per cercare la coscienza è come fare a pezzi un pianoforte a colpi di scure, sperando di trovare, tra i trucioli di legno,
e le corde spezzate, la malinconia di una sonata. Non la troverai mai, perché la malinconia non è una proprietà del legno. Ti mostro cosa succede se proviamo a ridurre l'esperienza cosciente alle sue parti fisiche. Smantelliamo la corteccia, separiamo i neuroni, isoliamo le di dopamina. Più scendiamo nel microscopico, più la persona svanisce, lasciando solo un meccanismo cieco. Eppure, tu sei qui, tu senti queste parole. La luce dorata della tua soggettività esiste indubitabilmente. Se non è fatta di materia, di cosa è fatta? Cerchiamo di riportare i piedi per terra e guardare i fatti nudi e crudi. Scientificamente, sappiamo per certo che la coscienza è intimamente legata all'attività cerebrale. Un trauma cranico può alterare la tua personalità e pochi grammi di anestetico possono spegnere del tutto la tua esperienza del mondo. Questi sono dati clinici inconfutabili. Ma il fatto che la radio si rompa non significa che la radio abbia creato la voce dello speaker. La correlazione non spiega l'origine. Abbiamo cercato la coscienza tra le pieghe della carne e non l'abbiamo trovata. Forse stiamo usando lo strumento sbagliato. Forse la mente non è un oggetto fisico che emerge dalla biologia, ma una struttura matematica. Un campo di pura informazione che la biologia si limita a sintonizzare. Se l'esperienza in prima persona non è un'illusione e non è un fluido magico, allora dobbiamo cercare le sue radici nelle leggi fondamentali dell'universo stesso. Dobbiamo abbandonare la biologia ed entrare nel regno astratto della computazione. Se i qualia non nascono dalla materia, da quale geometria nascosta emergono matematicamente? Per rispondere alla domanda che ci siamo posti, dobbiamo smettere di guardare la biologia e abbracciare la matematica. Dal punto di vista scientifico, la sfida sembra insormontabile. Come si misura qualcosa di invisibile? Immagina di voler misurare il calore di una stanza senza avere un termometro. Potresti descrivere il sudore sulla pelle o il ghiaccio che si scioglie, ma ti mancherebbe un'unità di misura oggettiva, un numero reale. Per la coscienza ci troviamo esattamente nella stessa situazione. Negli ultimi anni, il neuroscienziato Giulio Tononi ha proposto una soluzione radicale, nota come teoria dell'informazione integrata. Tononi non cerca di spiegare come la materia crei la mente, ma ribalta completamente il problema. Parte dall'esperienza in prima persona, l'unica cosa di cui siamo assolutamente certi, e cerca di dedurre le proprietà fisiche necessarie per sostenerla. È un approccio rivoluzionario, un cambio di paradigma totale. Non partiamo dai neuroni per arrivare ai pensieri, ma partiamo dai pensieri per capire come devono essere cablati i circuiti. Ti porto all'interno di questo modello astratto, dove la carne scompare e rimane solo una vasta architettura di dati puri, un reticolo logico che tenta di catturare l'inafferrabile. In questa cornice teorica, l'unità di misura della coscienza ha un nome preciso. È rappresentata da una lettera greca, il φ. Dal punto di vista fisico, il φ non misura semplicemente quanti dati un sistema può elaborare, ma quanto questi dati sono intimamente uniti e interdipendenti tra loro. Pensa a un'orchestra sinfonica composta da 100 musicisti eccezionali. Se ogni musicista suona una melodia diversa, chiudendosi in una stanza insonorizzata, producono collettivamente un'enorme quantità di suono, ma zero musica. Non c'è integrazione. Ma quando suonano insieme, ascoltandosi a vicenda e sincronizzandosi, creano un'entità sonora unica e indivisibile. Il φ calcola matematicamente esattamente questo. La quantità di sinergia all'interno di un sistema. Più i nodi di una rete scambiano informazioni in modo che il tutto diventi maggiore della somma delle sue singole parti, più il valore numerico di φ si alza. Un sasso ha un φ pari a 0. Un verme ha un φ minuscolo. Il tuo cervello, in questo preciso istante,
mentre decodifica la mia voce e genera immagini mentali, sta producendo un valore di φ astronomico. È il numero che quantifica la tua anima digitale. Per costruire il suo impianto matematico, Tononi si basa su 5 assiomi fondamentali, verità autoevidenti della nostra esperienza. Il primo è l'esistenza intrinseca. La tua coscienza esiste di per sé, dal suo stesso punto di vista, indipendentemente dal fatto che qualcuno la stia osservando dall'esterno. Immagina una lampadina speciale chiusa all'interno di una cassaforte d'acciaio sepolta in una caverna sotterranea. Nessuno può vedere la sua luce. Eppure la lampadina illumina se stessa, riempiendo lo spazio chiuso. Si autosostiene. Questo è un fatto innegabile della tua mente. Tu sei il primo e unico testimone della tua esistenza interiore. In termini fisici e matematici, questo significa che il sistema cerebrale deve avere potere causale su se stesso. I neuroni non si limitano a trasmettere un segnale da un punto A a un punto B come i vecchi fili del telegrafo, ma creano un ciclo chiuso, un anello di retroazione continuo dove l'output diventa immediatamente un nuovo input. È un motore logico che gira a vuoto, generando una luce interna che non ha bisogno di occhi esterni per essere reale. Il secondo e il terzo assioma riguardano la composizione e l'informazione. Ogni tua esperienza soggettiva è complessa, strutturata e soprattutto è ferocemente specifica. In questo momento vedi uno schermo, senti il tono della mia voce, provi un certo grado di curiosità. Questa esperienza è definita esattamente da tutto ciò che essa non è. Immagina di entrare in una sterminata libreria universale per scegliere un singolo volume. L'atto di prendere quel libro specifico assume un significato reale solo perché hai scartato e reso impossibili i milioni di altri libri disponibili sugli scaffali. Filosoficamente e matematicamente, l'informazione è proprio questo, la misurazione della riduzione dell'incertezza. Quando il tuo cervello genera l'esperienza nitida del colore rosso, sta contemporaneamente spegnendo le infinite probabilità di vedere il blu, il verde o il buio totale. Ogni istante cosciente è una forma geometrica precisissima, scolpita in uno spazio di probabilità infinite. È una scultura di dati che si rinnova frazione di secondo dopo frazione di secondo, dove ogni dettaglio esiste perché scarta attivamente miliardi di configurazioni alternative. Ma la vera magia, il quarto assioma, è l'integrazione. L'esperienza non può essere divisa nelle sue componenti di base senza essere completamente distrutta. Pensa a una goccia di inchiostro blu lasciata cadere in un bicchiere d'acqua limpida. Una volta che i liquidi si sono mescolati perfettamente a livello molecolare, è fisicamente impossibile separare l'acqua dall'inchiostro senza alterare la natura del bicchiere intero. Allo stesso modo, tu non sperimenti la forma di una mela separatamente dal suo colore rosso o dalla sensazione tattile della sua buccia. Tutto converge in un'unica scena fenomenologica irriducibile. Se provassimo a tagliare fisicamente il tuo cervello in due metà perfettamente isolate, la teoria prevede che la tua singola coscienza si spezzerebbe in due coscienze distinte e separate, ciascuna con il proprio valore di φ dimezzato. L'integrazione è il collante invisibile dell'universo mentale, la forza di gravità dell'informazione che impedisce al tuo mondo interiore di frammentarsi in un pulviscolo di sensazioni sconnesse e prive di senso. Arriviamo così all'ultimo assioma, l'esclusione, che impone il requisito di massima irriducibilità per il complesso. Questo definisce matematicamente i confini della tua identità, perché tu sei tu e non sei fuso con la coscienza della persona seduta nella stanza accanto. Pensa ai confini politici di una nazione sovrana. Una nazione agisce e legifera come un'entità singola, imponendo una barriera invisibile, ma rigidissima rispetto agli stati confinanti, impedendo che le leggi si mescolino. Nel tuo sistema nervoso,
miliardi di complessi neuronali competono continuamente per l'egemonia. La teoria dell'informazione integrata afferma che solo il complesso con il valore di φ più alto vince, sopprimendo l'emergere di reti minori. Tu sei letteralmente il picco massimo di integrazione del tuo corpo biologico. Se un'altra parte del tuo cervello avesse un φ indipendente e superiore, formerebbe una coscienza separata, un estraneo intrappolato nella tua stessa carne, di cui tu non sapresti assolutamente nulla. Questo nucleo causale è impenetrabile, un fortino di dati che difende ferocemente i propri confini contro il caos dell'ambiente esterno. Questa architettura matematica ci fornisce finalmente una risposta chiara a uno dei misteri clinici più profondi della medicina. Perché la coscienza svanisce durante il sonno profondo o sotto anestesia generale? Dal punto di vista fisico, il cervello non si spegne affatto in quei momenti. I neuroni continuano a consumare e a sparare impulsi elettrici con grande intensità. Eppure, tu scompari dal mondo. Immagina un vasto arcipelago di isole, normalmente collegate da una fitta flotta di traghetti commerciali. Di notte, le isole continuano a esistere, gli abitanti sono svegli, ma i traghetti smettono di viaggiare. Ogni isola diventa un micromondo isolato. Questo è esattamente ciò che accade nel tuo cranio. Le misurazioni cliniche mostrano che, nel sonno senza sogni, i neuroni si sincronizzano in onde lente e massicce, perdendo la loro capacità di scambiarsi informazioni differenziate. Il valore di φ crolla drasticamente. La materia cerebrale è ancora lì, l'energia metabolica fluisce, ma la geometria dell'informazione si disintegra. Senza l'integrazione, il teatro della mente chiude i battenti, inghiottito in un vuoto silenzioso. Ma qui la teoria ci pone di fronte a un paradosso inquietante, un limite computazionale che fa tremare le fondamenta dell'intelligenza artificiale moderna. Un supercomputer avanzato può elaborare trilioni di operazioni al secondo, surclassando il cervello umano nella logica pura. Eppure, secondo l'equazione di Tononi, il suo φ è praticamente pari a 0. Pensa a un nastro trasportatore in una fabbrica automatizzata. Sposta scatole da sinistra a destra con efficienza perfetta, ma non riflette mai su se stesso. L'hardware classico è un meccanismo feed-forward, dove i dati viaggiano in una sola direzione. Per avere una vera coscienza non basta calcolare. Serve un'architettura che riverberi, che integri, che esista intrinsecamente per se stessa. Ma se il nostro cervello biologico, che in fondo è solo un ammasso caldo, umido e caotico di acqua salata, riesce a generare questa perfetta unificazione dell'esperienza, come ci riesce esattamente? La biologia classica fatica a spiegare una tale coesione istantanea su larga scala. Se l'integrazione genera la mente, è possibile che il cervello debba sfruttare meccanismi più profondi? Forse, per legare insieme i frammenti della realtà, la mente deve scendere nel regno dell'impossibile, usando la meccanica quantistica. Se l'integrazione dell'informazione ci spinge oltre i confini della biologia classica, dobbiamo cercare le risposte in territori più estremi. Per farlo, seguiamo le tracce lasciate da uno dei più grandi fisici del nostro tempo, il premio Nobel Roger Penrose. Penrose ha avanzato un'ipotesi audace, una di quelle che fanno tremare le aule universitarie. Ha dimostrato, partendo da complessi teoremi matematici, che la comprensione umana non è un processo computabile. Non può essere ridotta a un nastro infinito di codice binario fatto di zeri e uni. Pensa a un traduttore automatico sul tuo telefono. Se inserisci una poesia, il software applica regole sintattiche e ti restituisce una traduzione perfetta. Esegue una ricetta alla lettera, ma non sente la malinconia di quei versi. Il computer calcola, l'essere umano comprende. Noi cogliamo i paradossi, intuiamo verità matematiche senza calcolarle passo dopo passo. Vediamo il quadro d'insieme in un istante. Dal punto di vista fisico, un normale circuito elettronico
non possiede questa capacità di sintesi globale. Se il cervello fosse solo una macchina di Turing incredibilmente complessa, saremmo atomi geniali, ma completamente bui all'interno. Per avere la luce della consapevolezza, Penrose ha capito che serviva un fenomeno fisico capace di unificare l'informazione in modo non locale. Ma dove poteva nascondersi un simile miracolo all'interno della materia grigia? Per trovare la risposta, dobbiamo abbandonare la scala umana e compiere una discesa microscopica radicale. Ti porto all'interno di un singolo neurone. Finora, la neuroscienza classica si è concentrata sulle sinapsi, le connessioni esterne tra le cellule, ma Penrose cercava qualcosa di più profondo, un livello strutturale che i biologi avevano a lungo trascurato, considerandolo un semplice supporto meccanico. Immagina di osservare un enorme grattacielo. Dall'esterno vedi solo le facciate a specchio, ma se entri nelle fondamenta scopri un'impalcatura d'acciaio nascosta che sorregge l'intero edificio. Nel neurone, questa impalcatura si chiama citoscheletro. Attraversiamo la membrana cellulare, superando le d'acqua e i mitocondri, fino a rivelare una cattedrale di tubi proteici luminosi. Questa non è solo una struttura rigida, ma un reticolo dinamico, in continua ricostruzione. Qui, lontano dal caos chimico superficiale, la natura ha costruito un ambiente geometricamente perfetto, isolato dai rumori esterni. È un mondo sotterraneo dove le leggi della fisica classica iniziano a sfumare, lasciando spazio a qualcosa di infinitamente più sottile. Cosa succede esattamente lungo questi pilastri microscopici? Fu un medico anestesista, Stuart Hameroff, a fornire a Penrose il tassello mancante. Lavorando ogni giorno per spegnere e riaccendere la coscienza dei pazienti in sala operatoria, Hameroff si convinse che il segreto risiedesse nei componenti principali di quel citoscheletro, i microtubuli. Strutturalmente sono cilindri microscopici composti da spirali di proteine, disposte con una simmetria matematica sbalorditiva. Pensa alle canne di un gigantesco organo da chiesa, tubi perfettamente allineati dove l'aria vibra per creare accordi complessi. I microtubuli funzionano in modo simile, ma invece dell'aria incanalano energia e informazioni. La loro geometria esagonale è così precisa da sembrare ingegnerizzata appositamente per ospitare fenomeni quantistici. Non stiamo parlando di interpretazioni filosofiche, ma di biologia strutturale pura. I microtubuli esistono, sono misurabili e formano l'ossatura di ogni nostra cellula cerebrale. Hameroff intuì che la loro particolare forma cava potesse agire come un cavo a fibra ottica, capace di isolare e proteggere stati quantistici delicatissimi dal violento ambiente cellulare. Ma in che modo? Queste microscopiche canne d'organo potrebbero generare l'esperienza soggettiva? Osserviamo ancora più da vicino la superficie di questi cilindri. Sono formati da singole particelle a forma di arachide, chiamate dimeri di tubulina. La teoria di Penrose e Hameroff, battezzata ORC-OR, suggerisce che queste proteine possano esistere in due conformazioni spaziali diverse. Possono piegarsi leggermente da una parte o dall'altra, ma qui entra in gioco la meccanica quantistica. Secondo l'ipotesi, finché non vengono disturbate, queste proteine non scelgono una forma definita. Entrano in uno stato di sovrapposizione. Immagina un interruttore della luce difettoso. Non è posizionato né su acceso né su spento, ma fluttua come un fantasma in entrambe le posizioni contemporaneamente. In questo stato, ogni singola tubulina agisce come un qubit, l'unità di base di un computer quantistico. Non elabora le informazioni in sequenza, ma esplora simultaneamente molteplici percorsi logici. All'interno del nostro cranio, miliardi di questi interruttori biologici inizierebbero a vibrare in una danza di probabilità, sfidando la logica del mondo macroscopico. E se un solo interruttore quantistico è impressionante, cosa accade quando miliardi di essi iniziano a comunicare?
Un singolo qubit biologico non genera alcun pensiero complesso. Serve una rete. La teoria ORC-OR postula che la sovrapposizione quantistica si espanda, viaggiando lungo i microtubuli e saltando da un neurone all'altro attraverso le giunzioni comunicanti. Si crea così un vasto stato di entanglement quantistico. Pensa a uno stormo di storni nel cielo autunnale. Non c'è un uccello leader che grida i comandi al megafono, eppure migliaia di corpi virano istantaneamente all'unisono, comportandosi come un singolo organismo fluido. Allo stesso modo, l'entanglement lega il destino di milioni di microtubuli sparsi in aree diverse del cervello. Questa connessione telepatica subatomica permetterebbe al cervello di raggiungere quell'integrazione perfetta di cui parlavamo prima. Non ci sono più neuroni isolati che si scambiano lenti segnali chimici, ma un'unica onda coerente che permea interi lobi cerebrali. La mente, in questa visione, diventa un'entità olistica, una rete indivisibile dove ogni parte contiene il tutto. L'informazione quantistica si espande, si gonfia come una bolla di possibilità infinita. Ma questa bolla, per generare la realtà che percepiamo, non può crescere per sempre. Arriviamo al cuore dell'ipotesi di Penrose, il momento esatto in cui nasce la coscienza. Secondo la fisica standard, uno stato quantistico collassa quando viene misurato da un osservatore esterno. Ma per il cervello, chi è l'osservatore? Penrose suggerisce una soluzione rivoluzionaria. È la gravità stessa a forzare la mano. Quando la massa di queste proteine in sovrapposizione raggiunge una certa soglia critica, la curvatura dello spazio-tempo diventa instabile. L'universo non tollera questa ambiguità gravitazionale e forza l'onda quantistica a collassare su se stessa. Questo evento è chiamato riduzione oggettiva. Immagina l'otturatore di una macchina fotografica che scatta d'improvviso. Un istante prima, la scena è mossa e indefinita. Un istante dopo, viene congelata in una nitida fotografia stampata. Quel singolo, violento collasso autoindotto è, secondo Penrose, un momento fondamentale di coscienza. Un lampo di consapevolezza nudo e crudo. Non è un prodotto passivo della computazione, ma un evento fisico fondamentale in cui la geometria dell'universo si riorganizza. Ma un singolo lampo non basta a creare il flusso continuo dei nostri pensieri. Come si passa da un flash isolato a un'esperienza fluida? La coscienza non è un fiume immobile, ma una tempesta ritmica. Secondo la teoria ORC-OR, questi collassi gravitazionali avvengono circa 40 volte al secondo nel nostro cervello. Ogni collasso è una nota, un istante discreto di esperienza soggettiva. Pensa alla pellicola di un vecchio proiettore cinematografico. Se guardi il nastro, vedi solo una sequenza di fotografie immobili. Ma se le fai scorrere a grande velocità davanti a una lampada, il tuo cervello fonde le immagini, creando l'illusione perfetta di un movimento continuo. Allo stesso modo, la nostra esperienza della realtà, fluida e ininterrotta, sarebbe in realtà una rapida successione di scatti quantistici orchestrati dai microtubuli. Il termine orchestrated, nel nome della teoria, si riferisce proprio a questo. La biologia del neurone orchestra, sintonizza e modula questi collassi affinché non avvengano a caso, ma seguano lo spartito dei nostri ricordi e delle nostre percezioni. È una visione di una bellezza stordente. La mente umana come una sinfonia, suonata direttamente sulle corde della gravità quantistica. Eppure, questa elegante architettura teorica si scontra con un muro implacabile eretto dalla biologia tradizionale. E qui dobbiamo tornare ai fatti concreti, separando il fascino filosofico dalla dura realtà del laboratorio. La critica principale all'ipotesi di Penrose e Hameroff è spietata e si basa sulla termodinamica. Affinché i fenomeni quantistici possano sopravvivere, i fisici devono raffreddare i loro computer a temperature vicine allo zero assoluto, in ambienti isolati dal vuoto. Il cervello umano, al contrario, è un ambiente caldo, umido e caoticamente rumoroso.
è a 37 gradi Celsius. Costruire uno stato quantistico coerente lì dentro è come cercare di erigere un delicato castello di carte, stando in piedi sul ponte di una nave nel mezzo di un violento uragano. L'agitazione termica delle circostanti dovrebbe bombardare i microtubuli, distruggendo la sovrapposizione in una frazione di miliardesimo di secondo. Questo fenomeno, chiamato decoerenza termica, polverizzerebbe l'onda quantistica molto prima che possa raggiungere la soglia della gravità. Nonostante recenti studi abbiano rilevato tracce di conduttività anomala nei microtubuli, la comunità scientifica rimane profondamente scettica. Se il cervello non può sostenere la magia quantistica, siamo punto e a capo. Ma cosa succederebbe se stessimo guardando il problema dalla prospettiva sbagliata? E se questa immensa complessità neurologica non fosse la vera origine della mente, ma solo uno specchio distorto? E se questo specchio distorto fosse l'unica cosa che stiamo guardando? Se la biologia non può sostenere la magia quantistica, forse il problema non è la fisica, ma la domanda stessa. Filosoficamente, c'è una fazione di pensatori che ha deciso di tagliare il nodo gordiano con un'idea brutale. Entriamo nel regno dell'illusionismo radicale, guidato dal filosofo Daniel Dennett. Il suo approccio non cerca di spiegare l'esperienza soggettiva, la nega alla radice. Immagina di assistere a un trucco di magia. Vedi una donna tagliata a metà e ti chiedi disperatamente quale legge della biologia le permetta di sopravvivere. Dennett ci dice che stiamo facendo la domanda sbagliata. Non c'è nessuna magia, ci sono solo specchi e scomparti segreti. Allo stesso modo, lui sostiene che il mistero incolmabile della nostra interiorità semplicemente non esiste. È un miraggio generato dai nostri stessi circuiti neurologici. Pensiamo di avere un'anima ricca e ineffabile, ma in realtà siamo solo macchine biologiche convinte di essere qualcosa di più. Ma se è solo un trucco, come funziona esattamente l'inganno? Per smontare l'illusione, dobbiamo prima distruggere il nostro mito più grande. È un concetto che la neuroscienza ha già demolito nei fatti, ma a cui noi continuiamo ad aggrapparci: il teatro cartesiano. Istintivamente sentiamo che c'è un centro di comando dentro la nostra testa. Immagina un cinema vuoto. I tuoi occhi sono le telecamere, le tue orecchie i microfoni, e da qualche parte, seduto su una poltrona al buio, c'è un piccolo te stesso, un omuncolo, che guarda lo schermo della realtà e prende decisioni. Dal punto di vista fisico, sappiamo con assoluta certezza che questo centro non esiste. Non c'è un singolo luogo nel cranio dove tutte le informazioni convergono. La visione viene processata nella parte posteriore, l'udito ai lati, le decisioni nella corteccia prefrontale. È un sistema completamente decentralizzato. Ti mostro come l'attività si disperde in migliaia di frammenti simultanei. Non c'è nessuno spettatore nella sala di regia. La coscienza non è un luogo, ma una narrazione frammentata, cucita insieme all'ultimo millisecondo. E se non c'è nessuno a guardare lo schermo, cosa stiamo vedendo realmente? Se la realtà che percepiamo non è oggettiva, allora cos'è? Qui interviene una teoria affascinante, nota come l'interfaccia utente-percettiva. Pensa al desktop del tuo computer. Quando vedi l'icona blu di una cartella sullo schermo, non credi che all'interno del disco rigido ci sia un vero oggetto di plastica azzurra, pieno di fogli. Quell'icona è una metafora. È una semplificazione estrema di complessi voltaggi magnetici e codici binari, creata apposta per permetterti di usare la macchina senza dover comprendere la fisica dei semiconduttori. Filosoficamente, studiosi come Donald Hoffman suggeriscono che l'evoluzione abbia fatto la stessa identica cosa con noi. I colori, i suoni, il senso dello scorrere del tempo, persino la solidità degli oggetti. Non sono la realtà oggettiva, sono solo le icone del nostro desktop biologico. L'evoluzione non ci ha plasmati per vedere la verità matematica dell'universo, perché la verità richiede troppa energia per essere processata.
Ci ha plasmati per vedere simboli utili alla sopravvivenza. Stiamo navigando in un oceano di dati bendati da un'interfaccia olografica. Ma chi sta aggiornando questa interfaccia secondo dopo secondo? La risposta a questa domanda si trova in uno dei concetti più rivoluzionari della neuroscienza moderna, il cervello predittivo. Per decenni abbiamo creduto che la percezione funzionasse dal basso verso l'alto. I sensi raccolgono informazioni, le inviano al cranio e noi comprendiamo il mondo. I fatti biologici ci dicono che è l'esatto opposto. Il tuo cranio è un bunker buio, silenzioso e isolato. Immagina un meteorologo chiuso in una cantina senza finestre che cerca di indovinare il tempo fuori basandosi solo su vecchi telegrammi e schemi passati. Il nostro sistema nervoso non assorbe passivamente la realtà, la proietta attivamente. Genera costantemente un'ipotesi, una tempesta di previsioni che viaggia dall'interno verso l'esterno. I nostri sensi, come occhi e orecchie, servono solo a un compito: segnalare gli errori. Se la previsione interna coincide con i dati esterni, non notiamo nulla. Ma quando c'è una discrepanza, si genera un segnale di allarme che costringe la mente ad aggiornare il suo modello. Noi non vediamo il mondo, ne indoviniamo la struttura un istante prima che accada. Questa architettura predittiva porta a una conclusione che fa vacillare le nostre certezze. Come afferma il neuroscienziato Anil Seth, noi siamo costantemente in preda alle allucinazioni. Immagina un'automobile a guida autonoma che procede a zig-zag su una strada ghiacciata, correggendo la traiettoria solo quando le ruote slittano verso il burrone. La nostra mente fa lo stesso. Quando sogniamo di notte, il nostro bunker genera mondi senza il vincolo dei sensi ed è un'allucinazione sregolata. Ma quando siamo svegli, facciamo esattamente la stessa cosa, con una sola differenza. L'allucinazione diurna è tenuta al guinzaglio dai dati sensoriali in entrata. La percezione normale non è altro che un'allucinazione controllata. Noi viviamo all'interno di un sogno generato internamente, costantemente scolpito e corretto dalle collisioni con la materia esterna. Quando tutti siamo d'accordo su questa allucinazione condivisa, la chiamiamo realtà oggettiva. Ma ci sono dei momenti fisicamente misurabili in cui il sistema fallisce, rivelando le crepe nel codice della nostra percezione. Vuoi vedere una prova inconfutabile di questa bugia biologica? Torniamo ai fatti concreti dell'anatomia. C'è un difetto di fabbrica nei tuoi occhi che dimostra come il cervello ti menta ogni singolo secondo. Nel punto esatto in cui il nervo ottico si collega alla retina, non ci sono fotorecettori. È un'area fisicamente cieca. Se la tua percezione fosse uno specchio fedele della realtà, dovresti vedere costantemente 2 buchi neri fluttuanti nel tuo campo visivo. Ma tu non li vedi. Perché? Perché il tuo sistema nervoso agisce come un software di ritocco fotografico. Usa una funzione di riempimento automatico, copiando i colori, le trame e le forme dallo sfondo circostante per dipingere sopra il vuoto. Inventa letteralmente pezzi di realtà per non farti spaventare dall'assenza di dati. Avviciniamo la camera a questo processo. È una falsificazione in tempo reale. Il tuo mondo visivo è un mosaico in cui i tasselli mancanti vengono disegnati a mano dal tuo subconscio, senza mai chiederti il permesso. E se la mente è disposta a inventare un pezzo di spazio, cos'altro sta inventando per tenerti tranquillo? La risposta più inquietante degli illusionisti è che l'invenzione più grande del tuo cervello sei tu. L'io, il senso di essere una persona unificata, sarebbe l'illusione suprema. Pensa a un videogioco in cui controlli un avatar. Quell'avatar non è fatto di carne, è un costrutto di pixel, ma se non ti identifichi con esso, perderai rapidamente la partita. Biologicamente, l'evoluzione aveva bisogno di un modo per far sì che miliardi di cellule collaborassero per non farsi mangiare. Ha quindi creato un centro di gravità narrativo, un'interfaccia chiamata io,
per difendere l'organismo. Le emozioni intense, il dolore, la sensazione di avere un'anima preziosa sono tutti meccanismi di sicurezza, scudi olografici progettati per farti lottare ferocemente per la sopravvivenza. Dal punto di vista di questa teoria, tu non sei il passeggero del tuo corpo, sei solo la storia che il tuo corpo si racconta per tenersi in vita nel caos. Sembra una spiegazione chiusa e perfetta. Eppure, in questo meccanismo perfetto c'è un difetto logico letale. Qui la nostra indagine si ribella. L'illusionismo cerca di cancellare il mistero, ma fallisce dinanzi a un'evidenza schiacciante. Puoi falsificare un dipinto, puoi ingannare i sensi con un trucco di magia, ma non puoi falsificare l'atto stesso di guardare. Affinché esista un'illusione, ci deve essere qualcosa che viene illuso. Se il colore rosso, il dolore e l'io sono solo inganni di un'interfaccia biologica, lo spazio in cui questo inganno viene vissuto è reale. Il fatto innegabile è che c'è un'esperienza in corso. L'oscurità del cranio non è vuota, è illuminata dalla presenza. Se abbiamo smontato la materia come un'illusione quantistica e ora la neuroscienza ci dice che anche la nostra percezione è un'allucinazione, ci resta un'ultima vertiginosa possibilità. E se non fosse il cervello a creare la coscienza, ma l'esatto contrario? Se l'illusione è reale, l'universo stesso potrebbe essere fondamentalmente cosciente? Se l'illusione dell'io è così vivida da sembrare reale? E se l'oscurità del nostro cranio è innegabilmente illuminata dalla presenza, allora dobbiamo capovolgere completamente la nostra indagine. E se non fosse il cervello biologico a fabbricare la coscienza dal nulla, ma fosse vero l'esatto contrario? Ti porto a esplorare una delle idee più antiche e al contempo più radicali della filosofia moderna, il panpsichismo. Dal punto di vista etimologico, significa letteralmente che la mente permea ogni cosa. Per secoli, la scienza ha trattato la materia come un meccanismo inerte e morto. Un palcoscenico vuoto su cui, per un bizzarro incidente cosmico, è comparsa la vita. Ma filosoficamente c'è un'altra interpretazione. Questa teoria suggerisce che l'esperienza soggettiva non sia un'anomalia emersa magicamente dall'evoluzione, ma una proprietà fondamentale e onnipresente della natura stessa. La mente non sarebbe un prodotto tardivo dell'universo, ma un ingrediente presente fin dal primissimo istante della creazione. Se questo fosse vero, ogni frammento di realtà nasconderebbe un segreto invisibile. La fisica moderna ci ha fornito un catalogo estremamente preciso delle proprietà misurabili delle particelle elementari. Sappiamo definire la massa, calcolare la carica elettrica e misurare lo spin quantistico di un elettrone. Questi sono fatti fisici inconfutabili. Ma il panpsichismo si inserisce esattamente dove la fisica si ferma. Immagina di voler preparare una torta al cioccolato. Puoi mescolare farina, uova e burro all'infinito, ma se non aggiungi il cacao, la torta non saprà mai di cioccolato. Allo stesso modo, i filosofi panpsichisti sostengono che non puoi ottenere l'esperienza soggettiva mescolando semplicemente materia inerte, per quanto complessa sia la struttura. Il sapore dell'esperienza deve essere già presente negli ingredienti di base. E secondo questa visione provocatoria, oltre alla massa e alla carica, ogni particella fondamentale possiederebbe una terza proprietà invisibile ai nostri strumenti, una scintilla infinitesimale di interiorità. L'universo non sarebbe fatto solo di oggetti fisici che si scontrano nel buio, ma di innumerevoli centri di esperienza microscopica che vibrano all'unisono. A questo punto è fondamentale fare una distinzione netta tra speculazione e antropomorfismo. Se affermiamo che la materia ha un'interiorità, non stiamo dicendo che un elettrone provi ansia per il futuro o si innamori di un protone. Sarebbe assurdo. Quello che i filosofi chiamano protocoscienza è qualcosa di alieno e primordiale. Pensa a un singolo pixel luminoso su uno schermo immenso.
da solo, non forma l'immagine di un volto o di un paesaggio. È solo un minuscolo, isolato punto di luce. L'esperienza di una particella elementare sarebbe esattamente così. Un bagliore infinitesimale di pura esistenza. Un esserci senza pensieri, senza memoria, senza un io strutturato. È la differenza tra il buio totale del nulla assoluto e una microscopica vibrazione di sensibilità. Dal punto di vista scientifico, non abbiamo modo di misurare questa interiorità, poiché i nostri strumenti rilevano solo il comportamento esterno della materia, mai il suo stato interno. Ma se questa ipotesi fosse corretta, significherebbe che la materia non è mai stata cieca. Nonostante il suo fascino poetico, questa teoria si scontra con un ostacolo logico e scientifico brutale, noto nella letteratura accademica come il problema della combinazione. Se ogni atomo del mio corpo possiede una microscopica mente indipendente, come fanno miliardi di queste protomenti a fondersi insieme per creare la singola, unificata coscienza che io chiamo me stesso? È come ascoltare un coro immenso. Immagina miliardi di persone che sussurrano parole diverse contemporaneamente. Il risultato non è una singola voce chiara e melodiosa, ma un caos assordante, un rumore bianco indistinguibile. Eppure, la nostra esperienza quotidiana è singolare e coerente. Non ci sentiamo come uno sciame di insetti pensanti, ci sentiamo come un individuo unico. La fisica ci mostra come le particelle si aggreghino per formare cellule, ma non ci offre alcun meccanismo matematico per spiegare come le esperienze soggettive possano fondersi tra loro senza perdere i propri confini. Questo enigma rimane tuttora il tallone d'Achille della dottrina panpsichista. Allargando la nostra prospettiva dalla scala subatomica a quella cosmologica, ci imbattiamo in una coincidenza visiva e matematica che ha fatto tremare più di un astrofisico. I fatti misurabili ci dicono che l'universo su larga scala non è una dispersione casuale di materia, ma è strutturato in un'immensa rete di filamenti di materia oscura e galassie. Quando i cosmologi hanno confrontato queste mappe celesti con le scansioni microscopiche delle reti neurali biologiche, la somiglianza strutturale è risultata sbalorditiva. È un po' come guardare la mappa stradale di una grande metropoli e accorgersi che ha la stessa esatta forma del sistema circolatorio umano. Le proporzioni cambiano, ma l'architettura dei nodi e delle connessioni si ripete in modo frattale. Attenzione però, una somiglianza visiva non è una prova scientifica di intelligenza cosmica. Un fiume che si ramifica in un delta somiglia a un polmone, ma non per questo respira. Tuttavia, filosoficamente, questa affinità geometrica ci costringe a chiederci se le leggi dell'informazione si manifestino allo stesso modo a ogni livello della realtà. Se uniamo l'architettura matematica della complessità con la filosofia del panpsichismo, arriviamo a implicazioni che sfidano il senso comune. Consideriamo le stelle come il nostro Sole. Dal punto di vista della fisica classica, una stella è solo un colossale reattore a fusione nucleare, una palla di gas incandescente governata dalla gravità. Ma se la coscienza è una proprietà intrinseca della materia altamente interconnessa, potremmo dover rivedere questa fredda definizione. Immagina la differenza tra un falò improvvisato nel bosco e un supercomputer quantistico di ultima generazione. Entrambi consumano energia, ma solo il secondo elabora informazioni in modo strutturato. I plasmi stellari sono attraversati da campi magnetici di una complessità inimmaginabile, che si intrecciano e si riconnettono in frazioni di secondo, scambiando quantità titaniche di dati fisici. Qualcuno si è spinto a ipotizzare che questi sistemi possiedano un grado di integrazione tale da generare un qualche tipo di mente aliena. Forse le stelle non sono solo fiamme nel vuoto, ma entità colossali immerse in un sogno cosmico incomprensibile. Tutte queste affascinanti speculazioni ci riportano a un interrogativo fondamentale, un dubbio
che ossessionava il grande fisico John Archibald Wheeler. L'universo esiste di per sé o ha assoluto bisogno di essere percepito per poter essere reale? Immagina una stanza buia con uno specchio meraviglioso appeso alla parete. Fino a quando non accendi la luce e non c'è nessuno a guardarlo, quello specchio non riflette nulla. Di fatto, la sua funzione di riflettere l'immagine non esiste. Wheeler suggeriva che il cosmo potesse funzionare in modo simile, definendolo un universo partecipatorio. Se la materia è intrinsecamente cosciente, forse lo scopo stesso dell'evoluzione cosmica è stato quello di creare occhi in grado di guardare le stelle e menti in grado di comprendere la matematica. L'universo si sarebbe risvegliato attraverso di noi per potersi finalmente ammirare. La nostra presenza qui non sarebbe un accidente marginale dell'evoluzione chimica, ma il meccanismo necessario attraverso cui la realtà convalida e certifica la propria esistenza. Siamo arrivati sull'orlo del precipizio finale della nostra indagine. In questa lunga odissea abbiamo visto la materia solida dissolversi in onde di probabilità. Abbiamo visto il tempo fermarsi e abbiamo scoperto che la nostra percezione biologica è un'allucinazione controllata. Ma ora, unendo i misteri della quantistica con il mistero della nostra mente, i conti tornano in modo spaventoso. È il momento esatto in cui il detective si rende conto che le impronte digitali trovate sulla scena del crimine universale appartengono a lui stesso. Se l'universo è un campo di pura computazione in attesa di essere letto e la coscienza è l'unica cosa innegabilmente reale, cosa succede esattamente nel momento in cui una mente umana osserva una particella quantistica? Chi crea chi? Preparati. Nel prossimo e conclusivo atto metteremo faccia a faccia l'osservatore e l'osservato. La verità finale ti sta aspettando nel buio. Ed è proprio in questo buio che ti chiedo di fare un ultimo passo, lì dove l'osservatore e l'osservato si trovano finalmente faccia a faccia. Per tutta questa indagine abbiamo vestito i panni di un detective implacabile. Abbiamo cercato i colpevoli fuori da noi, analizzando le leggi della fisica cosmica come se fossero prove su una scena del crimine isolata. Ma ora, guardando i dati, emerge una verità disturbante. Immagina un pittore che, dopo aver dipinto per anni un paesaggio iperrealistico, si avvicina alla tela e si rende conto che è fatta della sua stessa pelle. Questa è l'esatta sensazione che si prova quando si uniscono i punti della nostra indagine. Dal punto di vista fisico, sappiamo con certezza che le particelle non possiedono proprietà definite finché non interagiscono con un sistema di misurazione. Filosoficamente, questo ci spinge verso un baratro vertiginoso. Il detective non stava indagando su un mondo esterno, oggettivo e freddo. Stava letteralmente interrogando il proprio riflesso. L'universo non è un contenitore vuoto in cui siamo stati gettati per caso, ma un palcoscenico che prende forma solo nel momento in cui apriamo gli occhi per guardarlo. Ti mostro cosa succede quando la materia incontra la mente. Per capire la portata di questo ribaltamento, dobbiamo affrontare quella che i fisici chiamano l'interpretazione di von Neumann-Wigner. È un fatto scientifico inoppugnabile che l'equazione di Schrödinger descriva la materia come un'onda di probabilità fluida e che solo al momento della misurazione questa collassi in una particella solida e misurabile. Ma il premio Nobel Eugene Wigner si pose una domanda letale. Cosa definisce esattamente una misurazione? Se un sensore meccanico rileva la particella, anche il sensore è fatto di atomi, quindi dovrebbe entrare a sua volta in uno stato di indeterminazione. Pensa a un videogioco a mondo aperto. Il processore della console non calcola ogni singolo filo d'erba dell'intero pianeta virtuale contemporaneamente. Sarebbe uno spreco di energia impossibile. Il paesaggio viene renderizzato, ovvero reso solido e visibile, solo nella direzione in cui il giocatore gira la telecamera. Wigner suggerì, in termini filosofici,
che la coscienza umana agisca esattamente come quella telecamera. Secondo questa prospettiva, la catena delle misurazioni quantistiche si ferma solo quando l'informazione colpisce una mente cosciente. La materia grezza ha bisogno dell'esperienza soggettiva per cristallizzarsi in una realtà definita. Questa idea ci porta dritti alla visione più audace del XX secolo, formulata dal leggendario fisico John Archibald Wheeler. Wheeler disegnò una grande lettera U per spiegare la genesi del cosmo. Alla base destra della lettera c'è il Big Bang, l'inizio del tempo e dello spazio. La linea sale, l'universo si espande, si raffredda, forma galassie, stelle e pianeti, fino ad arrivare alla punta sinistra della U, dove compare un occhio gigante che guarda indietro verso il Big Bang. È un po' come quando avvicini un microfono al suo stesso altoparlante. Il suono entra nel microfono, esce amplificato, rientra nel microfono e crea un fischio assordante, un ciclo di feedback infinito. Wheeler chiamò questo concetto circuito autoeccitato. Da un punto di vista strettamente cosmologico, sappiamo che le costanti fisiche del nostro universo sono perfettamente calibrate per permettere la vita. Dal punto di vista filosofico, Wheeler ipotizzò che l'universo non esista in uno stato di realtà assoluta, finché non genera al suo interno degli osservatori. Noi, guardando il cielo notturno o misurando un fotone in laboratorio, stiamo letteralmente partecipando alla creazione retroattiva del cosmo. Senza la mente, l'universo sarebbe rimasto un'equazione irrisolta nel vuoto. Se accettiamo questo circuito chiuso, la nostra intera prospettiva sull'esistenza umana si capovolge violentemente. Non siamo creature minuscole intrappolate in un universo freddo, ostile e indifferente. Noi siamo l'universo stesso. Immagina un immenso albero secolare. In primavera l'albero fa germogliare milioni di foglie. Ogni singola foglia potrebbe credere di essere un'entità isolata, destinata a cadere, ma in realtà è solo un organo temporaneo che l'albero usa per respirare la luce del sole. Noi siamo quelle foglie. La biologia e la chimica ci dicono che i nostri corpi sono forgiati con gli atomi pesanti espulsi dalle supernove esplose miliardi di anni fa. Ma la filosofia ci suggerisce qualcosa di ancor più profondo. Noi siamo il meccanismo biologico che il cosmo ha evoluto per sviluppare organi sensoriali. Attraverso i nostri occhi, l'universo vede la propria bellezza. Attraverso la nostra mente, l'universo calcola le proprie leggi matematiche. Ogni volta che provi stupore, gioia o terrore di fronte all'immensità, non sei tu a provare quelle emozioni in isolamento. È l'universo che si sta svegliando alla propria stessa esistenza, sentendo se stesso. Arrivati a questo punto, i pezzi della nostra lunga inchiesta collassano l'uno sull'altro, rivelando il disegno finale. Ricordi quando abbiamo scoperto che il tempo e lo spazio non sono fondamentali, ma solo percezioni emergenti? E quando abbiamo esplorato l'ipotesi che la materia solida sia solo un'interfaccia, un codice in esecuzione? Ora sappiamo il perché. È come l'impalcatura d'acciaio che viene eretta attorno a una cattedrale durante la sua costruzione. I tubi, i giunti e le reti di protezione sembrano la struttura principale. Ma una volta che l'edificio è completo, l'impalcatura viene smontata, rivelando che il vero scopo era lo spazio sacro all'interno. La fisica ci ha costretto a smontare l'impalcatura della realtà. Lo spazio-tempo, le particelle, la gravità e l'entropia sono state illusioni necessarie. Erano il telaio matematico indispensabile per permettere a qualcosa di incredibilmente fragile e prezioso di sbocciare: l'esperienza cosciente. Senza la rigida illusione del tempo non potremmo avere ricordi o speranze. Senza l'illusione dello spazio non potremmo incontrare gli altri. L'illusione non è un inganno crudele, è il grembo che ci protegge. Togliendo ogni strato di questa cipolla cosmica, cosa resta sul tavolo delle prove? Quando smonti la materia in probabilità, quando elimini il tempo,
quando riduci il cervello a segnali chimici, l'unica roccia inattaccabile su cui puoi fondare l'esistenza è una sola. Pensa a uno spettacolo teatrale in cui a un certo punto spariscono gli attori, poi svanisce il copione, poi brucia il palcoscenico e infine scompare anche il teatro stesso. Cosa rimane? Rimane l'emozione pura che quello spettacolo ha generato nel buio. L'unica certezza assoluta, l'unico fatto che non richiede alcuna equazione per essere dimostrato, è che in questo esatto istante qualcosa sta provando qualcosa. Il sapore del caffè, il calore del sole, il brivido di una scoperta scientifica, il dolore di una perdita. La coscienza non è un sottoprodotto accidentale di un universo morto, è la sostanza stessa di cui è fatta la realtà. I fisici cercano la teoria del tutto nelle equazioni, ma forse la teoria del tutto era sempre stata qui, nascosta dietro ai nostri stessi occhi. L'indagine del nostro detective giunge al termine. Ha cercato la verità ai confini del cosmo, nei laboratori sotterranei, nei supercomputer e nelle sale operatorie. È come un uomo che ha speso la vita intera a cercare il pezzo mancante di un enorme puzzle, solo per scoprire, posizionandolo, che quel pezzo è uno specchio. I fatti ci hanno mostrato che la materia non è ciò che sembra, ma le implicazioni ci dicono che non c'è nulla da temere. L'universo non è una macchina fredda che ci stritolerà nell'oblio. È un organismo infinito, vivo e pensante, e noi siamo i suoi pensieri più belli. Se la realtà fisica è un'illusione, l'amore, la curiosità e la consapevolezza sono le uniche cose drammaticamente, meravigliosamente reali. Il caso è chiuso e la risposta sei tu. Abbiamo smontato l'universo pezzo per pezzo. Abbiamo guardato nell'abisso dell'informazione quantistica e l'abisso ci ha sorriso. L'esperienza cosciente è la gravità che tiene insieme il senso dell'esistenza. Io sono Renderium e questa saga è stata solo il nostro modo per ricordarti chi sei veramente. Il viaggio non finisce qui, perché finché ci sarà una mente a fare domande, l'universo continuerà a sussurrare le sue risposte in codice. Quale delle tre illusioni che abbiamo smontato, spazio, tempo o materia, ti ha sconvolto di più la prospettiva? Scrivilo qui sotto e, se sei pronto per indagare i prossimi misteri della simulazione, iscriviti al canale.